Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, la macchina che ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Il modello in scala 1:8, l'edizione Centauria, l'uscita è la numero 41 delle 110 previste. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano volutamente e doverosamente. Grazie a tutti ragazzi. Iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, come dico sempre e finché avrò il canale dirò, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. All'interno troviamo il telaio del secondo sedile, è la stessa cosa che abbiamo montato quando abbiamo fatto questo. Quindi tutti e tre i pezzi in plastica, una serie di viti a P. Io sono andato a crearmi i 4 filetti e gli altri 2 qui, però attenzione all'inclinazione dei perni, non vanno messe diritte le viti, e se deciderete di farvi anche voi l'invito, non andate fino in fondo, appunto vi stavo dicendo, non avvitate tutta la vite perché vi manca ancora lo spessore di questo pezzo e se avvitate tutta la vite vi uscirà da dietro, quindi attenzione. Prima di fare questo semplice montaggio vi volevo far vedere anche una parte del montaggio degli altri pezzi che compongono le cinture di sicurezza che abbiamo montato nel video precedente. In questa foto, secondo me, l'incollaggio è completamente sbagliato. Adesso vi faccio vedere. Ho voluto proprio portarmi avanti di un passaggio per farvi vedere. Guardate. Così, secondo me, il montaggio è corretto. Perché l'incollaggio dell'altro pezzo, quello che va ripiegato, è dietro come anche questi. In questa foto qui invece l'incollaggio lo fa vedere sulla parte anteriore dove c'è l'aggancio e sgancio rapido Sabelt, e secondo me è sbagliato perché è antiestetico. I passaggi all'interno sono giusti, ma va girato al contrario. Ecco perché mi sono portato avanti con il primo montaggio, ve lo volevo far vedere. Questo poi è come secondo me è corretto come montaggio. Loro invece, aspettate che prima vado a mettermi anche questa parte adesiva. La faccio combaciare perfettamente tra i due lembi. Ecco qui. Bene. Loro invece, guardate, ci dicono di metterla così.
ecco, con l'incollaggio da questa parte. Io assolutamente non la metterò così, ma come vi ho fatto vedere questa. Quindi la inserisco dalla parte superiore e la faccio girare dietro. Così. Ecco qua. E adesso con un po' di Bostik, assolutamente non usate l'attack, perché oltre a vetrificarvi la plastica, perché questo poi è nylon, vi si vede poi dall'altra parte in trasparenza, quindi attenzione. Ecco qui. Adesso lo stacco nuovamente così lui evapora un po', ma nello stesso tempo ha sporcato la parte sotto. Adesso posso attaccare il pezzo. Così. Ecco qua. Adesso andiamo a mettere i due pezzi lunghi così. Me li vado ad attaccare a filo con la striscia gialla, dove inizia la striscia gialla della scritta Sabelt, vedete? Così. Vedete? Sono a filo dove inizia la scritta Sabelt, la parte gialla. Premo e infatti così voi non avete nessun punto di giunta a vista, perché la parte, quella incollata, è dietro.
Adesso faccio la stessa cosa su questo pezzo e ci vediamo dopo. Ecco qui, così mi piace di più. Poi mettiamo questo qui. Alla fine potrete anche decidere se tenere chiuse le cinture di sicurezza o tenerle aperte. È una scelta vostra, tanto lo potrete fare anche dopo. Vi basterà da questa parte entrare dentro con uno stuzzicadenti, la parte in plastica si stacca da quella sotto e decidete voi dove mettere poi la chiusura e l'apertura, insomma, potete anche lasciarle aperte. Allora, fatto questo, ci dicono poi di mettere anche questi due pezzi qui. Questi. E loro ci dicono di metterli così. Ma io non sono sicuro che vadano così. Secondo me potrebbero andare così, ma potrebbero anche andare al contrario. E secondo me sarebbe più corretto perché la parte a vista, se vi ricordate, se guardate i miei video, è questa lucida. Sotto è più ruvida e opaca. Quindi, secondo me, questo va messo così. Ma lo vedrò solo alla fine. Infatti, io adesso non vado a incollarmi l'ultimo pezzo. Secondo me va messo così. Questa è la posizione corretta. Nelle istruzioni ci viene detto invece di metterlo così. Ecco. Avete visto? Però qui lascerei, diciamo, aspetterei di vedere poi i montaggi successivi, perché poi loro adesso ci dicono di mettere anche questo con il gancio rivolto verso di voi, l'apertura, così, ed andarla a incollare così. Io la incollerei così, ma anche nelle istruzioni ci dicono il contrario, di incollarla così. In questa maniera. E secondo me anche questo è un errore perché andremo a incollarla sulla parte bella. Quindi questo pezzo, dove poi andremo anche ad attaccare il gancio, ma anche qui poi bisognerà fare attenzione perché dietro abbiamo un taglio a mezzaluna, vedete? Quindi poi quando andremo a inserirlo, se siamo fortunati andrà bene, altrimenti bisognerà sganciarlo e rigirarlo. Però adesso è così semplice da mettere, anche da toglierlo possiamo anche fare. Quindi ecco, secondo me questa è la parte corretta
vi faccio vedere, e poi vi monto anche l'altra come dicono loro, così vi faccio vedere tutto più chiaramente. Oggi il mio Michelangelo non si vede, ecco qui, guardate questa e questa che va incollata dietro. Secondo me questa è corretta. Loro invece ci fanno montare questo così, però vedremo se sarà giusto alla fine. Ecco perché vi dico io non incollerò nulla. E poi ci fanno montare questo con il gancio rivolto verso l'altro, così. Voi vedete, se volete incollarlo lo incollate, altrimenti lasciatelo così, non lo fate. Ecco. Questo è il montaggio che ci dicono di fare nelle istruzioni e vedrò alla fine se questo è giusto, mentre invece quello che vi ho fatto vedere prima qui secondo me è sbagliato, come ce lo dicono loro. Questo invece facciamo, diciamo, mettiamolo in stand by, vedremo poi come andrà montato, e questo invece secondo me è come andrebbe montato, con la parte incollata sotto. Bene, credo di avervi detto tutto. Ho spiegato più volte lo stesso concetto per cercare di arrivare a tutti. Speriamo che io sia stato in grado di riuscirci. Ecco qua. È sicuramente bello. Peccato per la parte posteriore che andava in Kevlar, però cosa bisogna fare? Fatto questo, procedo semplicemente al montaggio di questo altro pezzo qui, molto semplice. Ricordatevi prima di procedere al montaggio di mettere queste due parti contro e andarvi a levare tutte le eccedenze di plastica che non vi fanno aderire perfettamente i pezzi. Io l'ho già fatto sia di qua che da queste due parti. Ve lo ripeto un'altra volta, attenzione, le viti non vanno messe diritte, vanno messe inclinate, ricordatevelo. Questo va messo qui. Perfetto.
Infatti tutto è perfettamente a filo, anche se poi sapete che va coperto qui con il guscio, qui invece rimarrà così. Bene, questo montaggio è terminato, io vi ringrazio del vostro tempo, ecco qui, un abbraccio e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video. Adesso vado a prepararmi l'uscita numero 91 della Lancia Stratos HF e quindi se avete piacere seguitemi anche per quel montaggio. Ciao a tutti ragazzi!